Ben ritrovati su Nobu4Games e benvenuti anche a coloro che magari capitano qui per la prima volta. Questa è la puntata finale di una serie, di un mio progetto particolare che ho deciso di fare per ripercorrere le atmosfere, i suoni, i rumori e anche un pochino della lore di Dark Souls, senza però proporre del gameplay. Prima di proseguire il cammino nei luoghi ancora inesplorati, come si può vedere, iniziamo l'episodio tornando in un posto che abbiamo già visto, il giardino di radice oscura. Per poter infatti raggiungere un posto chiamato l'Abisso ci serve un anello speciale custodito nella tomba di Artorias, uno dei 4 cavalieri di Gwyn, il Signore della Luce. Superato il portone ci troviamo in un ampio spazio dove affrontiamo il boss che meno di tutti si vorrebbe affrontare nel gioco. Non per la difficoltà, perché non è difficile da sconfiggere, ma perché Sif, il grande lupo grigio, è uno splendido cane che è qui soltanto per difendere i resti del suo padrone che riposano da secoli in questo luogo. Dietro alla lapide c'è il corpo di Sirian, un altro dei 4 cavalieri di Gwyn, morta accanto alla tomba del suo amato Artorias. Recuperato l'anello di Artorias, possiamo quindi arrivare finalmente a Petit Londo. In realtà in questo luogo potremmo venirci anche prima, ma senza quel particolare anello non potremo portare a termine la missione principale di questo luogo. Come si vede, le rovine che emergono qui restituiscono proprio quell'atmosfera misteriosa, tipica di un luogo abbandonato, abitato soltanto da spettri. E i primi nemici che troveremo una volta entrati davvero a Petit Londo sono proprio degli spettri molto insidiosi, capaci di colpirci con degli arti a forma di falce anche attraverso le pareti. Questo è uno dei luoghi con la storia più tragica di tutto Dark Souls e c'è un motivo per il fatto che è quasi interamente allagato. Tra l'altro i resti di edifici e strutture in pietra sono visibili sia sopra che sotto il livello dell'acqua. Un tempo Petit Londo era sicuramente un regno solido, governato da 4 re che ricevettero in segno di riconoscenza un frammento dell'anima di Gwyn,
il lord di Anor Londo. Si dice che poi Cat, un serpente primordiale, riuscì a sedurre questi 4 re insegnando loro ad assorbire le anime così da evitare di perdere il senno a seguito della non morte. Ma non solo, anche i cavalieri al servizio di questi re divennero degli spettri oscuri capaci di assorbire l'umanità. Questo luogo stava dunque diventando sempre più pericoloso per gli dei rimasti ad Anor Londo, che incaricarono il loro campione Artorias, il guerriero la cui tomba abbiamo visitato all'inizio della puntata, di eliminare alla radice la minaccia rappresentata dai 4 re di Petit Londo. Ma neanche lui riuscì a compiere l'impresa e quindi fu presa una decisione terribile. Degli stregoni vennero incaricati di inondare completamente Petit Londo per sigillare i 4 re e i loro cavalieri. Così facendo però anche i cittadini finirono sommersi dalle acque e di loro rimasero soltanto gli spettri. Al momento in cui si svolge l'avventura soltanto un solo stregone è rimasto a presidiare le rovine di questo luogo. Si chiama Ingvard e lo troveremo in cima a quella specie di chiesa che si vede adesso. Lui è lì ad aspettare un prescelto, quindi noi, a cui consegnare la chiave di un sigillo che una volta aperto ci permetterà di drenare l'acqua da Petit Londo per raggiungere l'abisso, il luogo in cui andremo ad affrontare i 4 re. Per quanto riguarda le ispirazioni di New Londo, è lo stesso Hidetaka Miyazaki che in alcune interviste ha rivelato di aver vagamente preso spunto dalla bellissima Mont Saint-Michel in Normandia, nel nord della Francia. Ho detto non a caso vagamente perché è palese che non è ripresa uno a uno, ma si possono comunque notare accostamenti con le abitazioni in rovina. Forse non con troppa immaginazione si potrebbe accostare Petit Londo anche agli inferi, a un luogo che si trova sotto. Non a caso Petit Londo, volendo, è anche un luogo accessibile da subito, infatti è possibile andarci facilmente seguendo delle scale che si trovano al Santuario del Legame del Fuoco che vanno proprio verso il basso. Non ho trovato conferme dirette da Miyazaki o da altri designer di From Software, ma molti fan di Dark Souls su internet citano tra le possibili ispirazioni di Petit Londo anche un luogo italiano chiamato Fabbriche di Carregine, un vero e proprio paese fantasma in Toscana, in provincia di Lucca, fondato circa nel 1200 da una colonia di fabbri provenienti da Brescia e definitivamente e forzatamente abbandonato nel 1947 per costruire un bacino idroelettrico proprio in quella zona. Di tanto in tanto in questo luogo artificiale viene svuotato per consentire i lavori di riparazione e di manutenzione della diga, facendo riemergere le rovine di questo antico borgo medievale che effettivamente ha qualche somiglianza con Petit Londo.
Abbiamo sconfitto i 4 re e quindi adesso possiamo dirigerci in un altro luogo perché dobbiamo recuperare l'ultima anima dei Lord e restano solo le catacombe da visitare. In realtà le catacombe anche in questo caso è un luogo dove possiamo andare da subito perché si possono trovare delle cose molto interessanti e potenti se si sa dove andare a cercare, ma per chi ha le prime armi con Dark Souls è un posto decisamente ostile, soprattutto perché a tratti è buio e perché ci sono molti scheletri che continuano a rialzarsi fino a quando non sconfiggiamo specifici nemici, sembrano degli stregoni, che custodiscono delle particolari lanterne. La nostra meta sarà il luogo dove si nasconde Nito, detto il primo dei morti, che, come abbiamo già visto anche nell'introduzione della prima puntata, è stato uno dei primi esseri a emergere dall'oscurità e ad impossessarsi di una delle 4 potentissime anime che si trovavano nel fuoco primordiale. Le catacombe di Dark Souls si presentano come un intricato labirinto di passaggi stretti e claustrofobici, spesso scavati direttamente nella roccia. L'ambiente qui è disseminato di trappole, come pavimenti che cedono improvvisamente sotto i piedi del giocatore, o anche statue apparente innocue da cui fuoriescono spuntoni acuminati. L'onnipresenza di teschi, di ossa, utilizzati sia come elementi decorativi che come parte dell'ambiente, e anche la costante minaccia rappresentata dagli scheletri non morti, creano un ambiente che riflette le tradizionali iconografie della morte presenti in varie forme d'arte e di letteratura, non solo quella più dark e fantasy. Così come anche la presenza dei necromanti che rinvigoriscono continuamente gli scheletri è qualcosa che ricorda anche alcune culture primitive o persino il voodoo. Come tipico dell'immaginario delle catacombe, anche qui c'è un uso abbondante di ossa, di teschi, di resti scheletrici che sottolineano la natura proprio di una vasta necropoli. C'è anche una grandissima presenza di insetti che però non si notano tantissimo, bisogna farci caso e non ne ho la certezza, ma credo che ciò sia dovuto ai limiti tecnici di quel periodo. Ricordo infatti che Dark Souls risale al 2011.
c'è anche uno scorcio che per qualche motivo mi ricorda Skyrim. Per quanto riguarda le fonti di ispirazione delle catacombe di Dark Souls, non ho trovato riscontri ufficiali. Tuttavia, percorrendo questi luoghi, non posso non pensare alle catacombe romane, con tutte le parti scavate proprio nella roccia, e anche alle catacombe di Parigi, tanto ricche di mistero quanto per l'appunto di ossa. Su internet c'è anche chi ha accostato le catacombe di Dark Souls alle antiche città sotterranee della Cappadocia, quindi in Turchia, in particolare alla città sotterranea di Derinkuyu. Ovviamente non so se questa è la pronuncia corretta. L'accostamento è dovuto al fatto che sia le catacombe di Dark Souls sia queste sotterranee hanno un'atmosfera simile, tetra e buia, si sviluppano scendendo sempre più in profondità e sono anche abbastanza labirintiche e alternano spazi più larghi a passaggi invece molto angusti. Oltre ai loculi scavati nella roccia, attraversiamo anche delle tombe create a regola d'arte, dall'aspetto molto monumentale e anche molto tenebroso. In questa zona ci sono anche degli scheletri particolari che sono fusi a delle ruote di legno piene di spuntoni. Confesso che non ho mai letto Berserk, il manga di Kentaro Miura, ma alcuni fan su internet fanno notare che questo famoso fumetto giapponese può essere una citazione o una possibile ispirazione per questi nemici. Dentro a questa tomba adibita a Macrabo Studio troveremo Girandola, un mini boss abbastanza semplice, un negromante che una volta sconfitto ci lascia comunque degli oggetti molto importanti anche per la lore di Dark Souls, come ad esempio il rito per l'ascensione e anche alcune maschere. Di una in particolare, leggendo la descrizione, si scopre che Girandola ha in qualche modo rubato parte del potere di Nito, il primo dei morti. Non mi sembra chiarissimo il motivo, ma pare che avesse bisogno di quel potere ulteriore per cercare di porre rimedio a un suo esperimento uscito male, macabro anche suppongo, che hanno fuso il suo corpo insieme a quello di sua moglie e di suo figlio. Il luogo successivo si chiama la Tomba dei Giganti
ed è il luogo più buio di Dark Souls, tanto vero che, come si può notare, ho dovuto indossare un elmo speciale che illumina un poco la zona circostante. Questo luogo è davvero inquietante perché regna il silenzio, spezzato soltanto dagli strani rumori che fanno alcuni nemici dalle vicinanze. Come suggerisce il nome di questo posto, come nemici troviamo degli scheletri ancora più grandi rispetto a quelli affrontati nelle catacombe. A volte possiamo intravedere da lontano gli occhi illuminati di questi scheletri che restituiscono proprio un'atmosfera da film horror. Tuttavia nel montaggio video ho tagliato parecchio questa sezione perché non c'è molto da vedere, letteralmente parlando. Usciti dall'oscurità, Dark Souls ci propone un bello scorcio di questi alberi antichissimi, che probabilmente sono quelli che si vedono anche nell'introduzione del gioco, quando ancora il fuoco e il tempo non esistevano in questo mondo. Dentro questa grotta ci aspetta l'ultima parte delle tombe dei giganti. Qui troviamo degli stregoni simili nell'aspetto a Girandola, il boss che abbiamo affrontato in precedenza, e poi anche degli scheletrini molto insidiosi. Poco più avanti, prima della nebbia che ci separa da Nito, ci sono questi corpi che sembrano messi qui appositamente in adorazione. Siamo arrivati nel rifugio di Nito, l'entità che sovrintende al ciclo della vita e della morte nel regno di Lordran. Un boss apparentemente complesso perché, da buon signore della morte, si fa aiutare da degli scheletri che però possono essere vittima degli attacchi lanciati dal loro padrone. Di fronte a questo falò e alla grande bara da cui fuoriesce Nito prima di combattere, abbiamo finalmente recuperato l'ultima anima di Lord. Abbiamo recuperato le anime più importanti, più potenti del mondo di Dark Souls e quindi adesso non ci rimane che cederle al loro ricettacolo, per poter così andare a reclamare l'anima dell'ultimo simbolo rimasto dell'Era del Fuoco.
lungo la scalinata che vediamo qui si vedono degli spiriti, sono quelli dei Cavalieri d'Argento che, fedeli a Gwyn, avevano seguito il loro signore quando andò ad immolarsi per cercare di rinvigorire la fiamma primordiale. Sono qui a vagare forse in eterno e quindi per me sono proprio un simbolo di fedeltà. Ecco la fornace, il luogo da dove il tempo ha iniziato a scorrere, dove il mondo ha cominciato a essere in divenire, ad accogliere i cambiamenti, la luce, la tenebra, la vita, la morte, come anche viene raccontato fin dall'introduzione del gioco, dove ha avuto la origine la disparità, un tema così tanto caro in Dark Souls. Qui suppongo arrivarono anche i primi esseri che trovarono nella prima fiamma le anime più forti, che trasformarono quindi Mito, la strega di Izalit, il nano furtivo e Gwyn nelle divinità di Lordran. Il fuoco qui è letteralmente divampato per millenni, bruciando tutto quello che c'era attorno. Infatti, se osserviamo bene il terreno, sembra cosparso proprio di cenere. Qui veniamo anche attaccati dagli ultimi cavalieri rimasti a guardia di quello che resta di Gwyn e ci faccio caso solo adesso, ma non sento altri rumori esclusi i passi. Avvicinandoci a questa struttura si inizia invece a sentire di nuovo qualche rumore, il vento, che qui soffia davvero molto forte, sebbene a video non vedo muoversi neanche un granello di polvere. In lontananza si vede che cosa rimane della fiamma primordiale e si vede anche che cosa rimane di Gwyn, il Signore della Luce, che a un certo punto, dopo aver perso tutto, perché se si va a fondo nella lore di Dark Souls si scopre che Gwyn, in qualità di sovrano di un regno e di divinità, ha subito nel corso dei secoli un inesorabile declino, è stato vittima di sotterfugi e di strane macchinazioni da parte di personaggi che abbiamo anche incontrato nel corso di queste camminate. Alla fine non gli è rimasto altro se non immolarsi nella fiamma, forse non tanto per portare avanti un'idea di regno florido, perché la fiamma prima o poi si estinguerà comunque, quanto per restare attaccato a quel concetto di potere, di gloria eterna, che forse nel suo caso era più un sogno, un'utopia piuttosto che qualcosa di reale. Ci troviamo di fronte all'ultima nebbia da attraversare prima di sconfiggere Gwyn, ormai diventato anche lui un essere vuoto. Sconfitto Gwyn, che tra l'altro ha una singolare caratteristica, è l'unico boss di Dark Souls a cui è possibile fare parry, non ci resta che compiere una scelta. Immolarci come aveva fatto lo stesso Gwyn secoli addietro, permettendo all'era del fuoco di continuare ancora per un po', oppure abbandonare questo luogo, lasciare che la fiamma si spenga seguendo il suo corso e preparandoci a diventare i signori di una nuova epoca, l'epoca degli uomini, l'epoca oscura
però non letteralmente parlando. Non dimentichiamo che gli esseri che hanno trovato le prime anime non erano esseri umani, erano qualcosa di più, forse dei giganti, come quelli di cui abbiamo visitato le tombe in questa puntata. Siamo arrivati alla fine di questa camminata, di questa passeggiata nel primo Dark Souls. Ci sono dei luoghi che non ho comunque esplorato, che non ho mostrato, perché comunque non sono cose obbligatorie. Ci sono dei luoghi segreti, come ad esempio il quadro nella città di Anorlondo, c'è anche il DLC, ma come ho già detto anche nella prima puntata, ci sono già tantissimi creator che su YouTube hanno creato molti walkthrough completi di Dark Souls, e poi comunque non era mio obiettivo ripercorrerlo al 100%. Anche questa volta non mi rimane che ringraziarvi per aver seguito questa camminata. Se non avete visto gli episodi precedenti, vi ricordo che comunque su YouTube ho creato un'apposita playlist. Penso che proverò a fare delle passeggiate in qualche altro videogioco, non necessariamente gli altri Dark Souls che ho detto molto sinceramente non ho giocato, e quindi vi rinnovo i ringraziamenti e ci vediamo in un prossimo video. Ciao e a presto.